David Theodore Nelson Williamson, per gli amici DTN, soprattutto per gli amici in Italia, all'estero ancora magari lo pronunciano giusto, ma qui va bene così. Nasceva nel 1923 in Scozia, per la precisione a Edimburgo. Ci ha tenuto compagnia in questa valle di lacrime fino al 92, quando non proprio anzianissimo ci ha lasciati dopo una brillante carriera da ingegnere elettronico. Ha fatto un sacco di cose belle, ha ricoperto ruoli molto importanti, ma quello per cui tutti lo ricordano è un articolo del 1947, seguito da altri negli anni successivi, dove descrive un circuito amplificatore ad alta fedeltà. Quello che è poi diventato per tutti The Williamson Amplifier o l'amplificatore Williamson o lo schema Williamson, come volete. L'amplificatore Williamson, ci piaccia o no, lo dobbiamo conoscere perché ha influenzato comunque nel bene o nel male tutta la produzione degli anni successivi e devo dire non è forse il mio amplificatore preferito, ma rispetto a tutto l'altro vecchiume che abbiamo visto finora sicuramente ha qualche spunto degno di nota. E in realtà quello che è interessante non è l'amplificatore in sé, ma sono le considerazioni che vengono fatte. Ricordiamoci che è il 1947, per favore. Considerazioni riguardanti la riproduzione ad alta fedeltà. Quindi andremo a prendere un reprint, anzi devo dire grazie al sito radiomuseum.org che ha digitalizzato e messo a disposizione la stampa di questo articolo dove appunto si trattano i presupposti di progetto di questo amplificatore. Poi commenteremo, vedremo e diremo alcune cose. Eccoci, benvenuti nel 1947, quando il signor Williamson scriveva queste cose. Mi sono sottolineato nel testo dell'articolo, mi sono segnato alcune cosette, alcuni capoversi che mi sembrano particolarmente interessanti. Interessanti per diversi motivi. Da una parte perché ci fanno capire che cosa potesse essere l'alta fedeltà nel 47 e dall'altra parte perché definiscono proprio i requisiti di progetto di questo amplificatore. Cominciamo dall'inizio dove si pone come principale punto il fatto che i recenti miglioramenti del 47, miglioramenti nella riproduzione del suono, hanno portato la gamma di frequenze riproducibile dai 50 Hz 8 kHz ai circa 20 Hz 15 kHz. Perché ai vecchi dischi Shellac e alla radio AM cominciavano a essere sostituiti i dischi LP e attenzione, l'audio di altissima qualità delle trasmissioni televisive. Ecco, su questo vorrei ragionare un secondo perché in un commento di qualche tempo fa qualcuno mi disse: ma tu che parli male di questi amplificatori vecchi, non ti rendi conto che questi amplificatori erano usati alla BBC e negli studi di registrazione e quindi gli ingegneri del suono a quei tempi erano tutti sordi? Buon uomo che mi scrivi queste cose. No, non erano tutti sordi e non c'è nessun gomblotto, anzi per la precisione. Semplicemente l'audio di qualità di quell'epoca è un pochino diverso da quello che è considerato audio di qualità 50, 60, 70, ormai 80 anni dopo. Quindi no, non erano sordi, utilizzavano degli amplificatori che per degli standard attuali andavano maluccio e tutto va bene perché le esigenze erano quelle. La BBC trasmetteva in AM, avevano una banda passante di 10 kHz scarsi e quindi qualsiasi amplificatoruccio andava bene. È chiaro il problema? Adesso, grazie al cielo, non solo adesso, ma da parecchi anni in realtà, abbiamo dei sistemi di registrazione che ci permettono dinamiche estremamente ampie, ci permettono ampiezze di banda altrettanto ampie. Le necessità, anche solo strettamente tecniche, diventano diverse da quelle degli anni 50, che erano diverse da quelle degli anni 30 e così via. Ok? Quindi tranquilli, nessuno si è bevuto il cervello, semplicemente c'erano esigenze diverse. Quella che per allora era considerata altissima fedeltà era l'audio della televisione dell'epoca. Vi ricordo che non era neanche stereo. Ma questo non è un problema. Ci sono un sacco di persone che ascoltano in mono. Potrei farvi un nome illustre, quello di un certo Susumu Sakuma. Ha ascoltato per tutta la sua esistenza in mono nel suo famoso ristorante. Non credo che farò un video su Sakuma, anche se
Ultimamente ho saputo che stanno pubblicando dei contenuti a riguardo. Sappiate che io rispetto assolutamente le idee del maestro Sakuma. Sono del parere che abbia avuto delle idee molto interessanti, anche se forse non tutte originalissime. E basta. Qualche mese, forse qualche anno, quando si sarà calmata l'ondata di riflusso della sakumofilia, magari torneremo su queste cose. Sarà un piacere commentare schemi e realizzazioni con la maggior obiettività possibile, senza momenti di adorazione e con la giusta considerazione. Fatta la dovuta premessa su quelli che dovevano essere i requisiti tecnici per l'utilizzo, per l'uso di questi amplificatori, passiamo magari a quelli che sono proprio i requisiti tecnici, quelle che sono le richieste di progetto dell'amplificatore. Allora, vediamo, qui c'è l'elenco, è numerato 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Questo è l'articolo del signor DTN, quindi distorsioni non lineari trascurabili fino alla massima potenza, risposta in frequenza lineare all'interno dello spettro di frequenze udibili da 10 a 20.000 cicli al secondo, capacità di erogare potenza nominale a bassa distorsione, e poi vediamo un po'. Ecco la cosa. La capacità di lavorare in potenza a bassa distorsione è particolarmente sentita sulle basse frequenze. Sulle alte, sì, fa lo stesso, pazienza, anche se non ce la fa, non importa. Non so perché di questa questione, ci saranno sicuramente dei motivi, fatto sta che, guardate un po' a caso, quando andate a mettere della retroazione è proprio alle alte frequenze che le cose vanno a farsi benedire. Ritardo di fase trascurabile sulla banda di frequenza, buona risposta ai transienti. Questo è interessante. Buona risposta ai transienti. Il suo problema, la capacità di gestire richieste di alta potenza in bassa frequenza. Con i vecchi trasformatori, con i vecchi amplificatori, la distorsione in bassa frequenza, e in particolare a frequenze sotto i 50-70 Hz, era un grosso problema, perché i nuclei tendevano a saturarsi, le induttanze erano basse, e quindi questi poveri amplificatori sulle frequenze più basse, a 20 Hz, tanto per capirci, questi amplificatori andavano regolarmente in pappa, perché succedevano tutta una serie di cose e la distorsione andava a farsi benedire. Tutto sommato, in alta frequenza reggevano abbastanza. Teniamo conto che le alte frequenze sono quelle dell'epoca, quindi non parliamo di 50 kHz, parliamo di 15, ok? Però queste basse frequenze maledette andavano a farsi benedire. Per cui ecco che tante richieste sono proprio verso il lato basse frequenze, cioè la capacità di non distorcere al 20% a 20 Hz. Ecco, la richiesta numero 5 è una bassa impedenza d'uscita, e qui fa tutto il pistolotto sulla questione dell'interfacciamento con l'altoparlante, con la questione del fattore di smorzamento, di cui abbiamo già parlato in un video un sacco di tempo fa, e parte da considerazioni che sono purtroppo, ai noi, sbagliate, perché dimentica di includere nel calcolo dello smorzamento dell'altoparlante anche la resistenza interna dell'altoparlante, perché noi non smorziamo la resistenza parassita dell'altoparlante, noi smorziamo la parte elettromeccanica, quindi la parte induttiva. Di conseguenza la resistenza parassita della bobina dell'altoparlante mi va comunque sempre a finire in serie con il generatore, cioè con il nostro amplificatore. Onde per cui scendere sotto certi valori di impedenza d'uscita è del tutto inutile. Non solo, farlo tramite l'uso intensivo di retroazione è anche alquanto dannoso per le prestazioni all'ascolto, ma queste sono cose che si scopriranno dopo parecchio tempo rispetto agli anni 50. Quindi in questo caso il punto non è che non è utile avere un'impedenza d'uscita bassa, il punto è dannoso cercare di abbassarla troppo e inutilmente tramite l'uso di retroazione. Basta dimensionare correttamente un circuito, avere uno smorzamento di 2, 3, 4, 5, insomma numeri a singola cifra, perché le cose funzionino bene senza doverci mettere i famosi 20 dB di retroazione che ti abbassano il fattore di smorzamento a 50, ma ti fanno suonare peggio l'apparecchio. Ma questo sono cose, ripeto, che verranno scoperte molto più tardi. Qual è il problema? Il problema è che i costi per realizzare un trasformatore d'uscita ben fatto che abbia fattori di smorzamento bassi intrinsecamente sono estremamente alti. Invece la retroazione non costa niente. I requisiti di potenza per il nostro amplificatore hi-fi fantastico sono, direi, molto onesti, perché si parla di 15-20 watt con altoparlanti
normali, diciamo altoparlanti in cassa acustica, e di circa 10 watt, o meglio di un intorno di 10 watt per altoparlanti a tromba. In un ambiente domestico mi sembrano delle considerazioni assolutamente ragionevoli e corrette. Poi più avanti nella trattazione in realtà troveremo scritto che comunque se volete arrivare anche nell'ordine dei 70 watt potete mettere in parallelo un sacco di coppie di valvole d'uscita e a quel punto la potenza aumenta fin dove volete. Anche questa, sappiamo, è abbastanza una scorciatoia da poco, perché parallelare troppe valvole non è mai un'ottima scelta. Questo vi fa capire che lo scopo di questo articolo dove si descriveva l'amplificatore non era di creare un oggetto particolarmente raffinato, o meglio, si voleva creare un oggetto con dei requisiti strumentali ben definiti, di distorsione, linearità, eccetera, eccetera, ma purtroppo si riduce il buon suono dell'apparecchio al raggiungimento di questi requisiti di progetto. E questo è l'errore di fondo che contraddistingue tutta una serie di oggetti e articoli prodotti, non solo questo. Alla fine questo tipo di approccio produce uno schema che tutto sommato è anche carino, però poteva essere molto meglio, se solo ci fossimo rilassati un pochino su certi requisiti inutili. Per chiudere la serie di premesse al suo circuito, Williamson crea proprio un elenco di benefici che la retroazione portano al suo circuito, che sono poi tutta la serie di requisiti percorsi uno per uno, dove dice che l'applicazione della retroazione gli migliora l'impedenza d'uscita, la linearità, la risposta in frequenza, questo, quell'altro ancora, con un cenno anche al fatto che il circuito potrebbe anche auto-oscillare con carichi capacitivi, se i componenti non sono proprio perfetti, sì, in effetti qualche problema di margine di stabilità ci potrebbe essere, eccetera, eccetera. Ma insomma tutte queste cose a confronto dei vantaggi portati dalla retroazione si possono pur trascurare. In realtà la prova dei fatti lo sappiamo perché siamo venuti dopo, che quel circuito di problemi di stabilità ne aveva una marea ad alta, bassa frequenza, era abbastanza una rogna, che fosse colpa della selezione dei componenti, della selezione delle valvole, del trasformatore d'uscita non ben fatto. Fatto sta che il poverino, quando chiudevi l'anello di controreazione, tendeva a farne di cotte e di crude. E quindi direi a questo punto veniamo al circuito, anzi ai circuiti, perché di circuiti ne sono stati pubblicati due, uno nel 47, quello dell'articolo originario, e uno nel 49, la versione modificata dopo che per un po' di tempo i lettori della rivista Wireless World, era Wireless World, vero? Sì, si lamentavano perché questo amplificatore non riusciva a starsene fermo neanche morto, cioè o autooscillava ad alta frequenza o a bassa frequenza, insomma tutta una serie di ironie. Ripeto, prendete cum grano salis queste mie considerazioni, non sto dicendo Williamson è un cretino, ha fatto un circuito che non stava insieme, per favore concedetemi qualche moto di spirito, prendetela dal giusto punto di vista. Siamo nel 47, non nel 2024. Nel 47 certe cose erano assolutamente permissibili perché la retroazione era una novità, il circuito ultralineare è l'ultimo grido. Nel 2024 è passata un po' d'acqua sotto i ponti, forse dovremmo cominciare a schiodarci un pochino da certi stereotipi. Ed eccoci ai nostri circuiti. Scusate, solo un secondo, solo per ricordarvi, per favore, di iscrivervi al canale, di mettere un like, condividere il video e di attivare la campanella per le notifiche, perché sennò poi il canale non cresce, io non posso fare i video e poi falliamo tutti quanti. Non è vero, però iscrivetevi al canale, mi fate un favore. Grazie, vado. Allora, i due circuiti, la versione del 47, questa qua, e quella del 49, sono praticamente identici. Quali sono le differenze? Le differenze sono nel tipo di valvole, qualche piccolissima differenza circuitale, piccolissima ma non insignificante. Allora, le valvole cambiano perché nel 47 Williamson lavorava alla Marconi Osram, azienda che costruiva valvole, e in effetti ha usato per il suo schema delle valvole Osram che erano evidentemente quelle che aveva più disponibili, in particolare la L63 di segnale e le KT66 collegate a triodo nello stadio d'uscita. Nella versione del 49 rilassa un po' le esigenze, le valvole diventano più genericamente delle 6SN7, 6J5,
più diffuse, più semplici da trovare, eccetera. Le valvole finali rimangono delle KT66 collegate a triodo e, scusatemi, cambia anche la raddrizzatrice, che nella versione iniziale era un tubo a riscaldamento diretto, un po' delicato, un po' critico nelle fasi di accensione dell'apparecchio. Nella versione del 49 viene adottata una raddrizzatrice a riscaldamento indiretto, più robusta, meno problematica per le questioni di filamento e gestione dell'accensione, per cui sono delle variazioni insignificanti dal punto di vista circuitale in generale, ma per migliorare l'affidabilità e migliorare la gestibilità del circuito. Delle piccole differenze fra i due circuiti sono poi queste. Allora, nel circuito del 49 appare questa cella RC che serve, guarda caso, proprio a limitare la possibilità di auto-oscillazione ad alta frequenza. Cosa fa questa cella? Diminuisce un pochino il guadagno alle frequenze in cui tendono a partire le nostre oscillazioni, perché evidentemente la questione esisteva. Non è che questo schema abbia più o meno problemi di altri schemi grosso modo contemporanei. Vi ricordate che quando abbiamo analizzato gli altri amplificatori c'erano tutta una serie espedienti per limitare l'insorgenza di auto-oscillazioni? Ecco, c'è anche qui, non è niente di che. Diciamo che forse nel 47 l'autore partiva con speranze migliori di poter gestire tutto senza particolari interventi, poi scontrandosi con la dura realtà dei fatti ha preferito ricorrere a metodi un pochino più conservativi per rendere fattibile il progetto a un maggior numero di persone. Perché? Perché questi problemi di instabilità potevano venire per diverse cause: un trasformatore d'uscita non particolarmente buono, un layout non tanto preciso, dei componenti fuori tolleranza, delle valvole non accoppiate perfettamente, insomma tutta una serie di questioni che effettivamente a casa di un autocostruttore del 1947 potevano accadere. Perché? Perché uno non è detto, anzi quasi mai, l'autocostruttore che vuole giustamente, voglio dire comunque affari suoi, risparmiare, ha le valvole buone, perfettamente accoppiate, perfettamente funzionanti, che nel tempo non derivano, eccetera eccetera. E quindi ecco che si possono aggirare un pochino questi ostacoli rilassando un pochino i requisiti di progetto, cioè introducendo delle soluzioni per limitare il danno. Poi delle altre particolarità del circuito sono a questo livello, questa R12 che sparisce nello schema successivo, che serve per il bilanciamento dello stadio driver. Resistenza che risulta inutile perché questo stadio, avendo la resistenza catodica in comune e altre soluzioni per il bilanciamento proprio delle due sezioni, alla fine non ha bisogno di ulteriori regolazioni. Ecco, tolto il dente delle differenze fra la versione 49 e la versione 47, andiamo a descrivere la versione del 47, che ha comunque uno schema più semplice e più pulito. Come è fatto questo schema? Allora, è importante ripercorrere la divisione in blocchi che fa Williamson stesso nel suo articolo. Quindi abbiamo un primo blocco di ingresso, il blocco sfasatore, cioè quello che ci genera i due segnali in opposizione di fase per pilotare il push e il pull del nostro push-pull, lo stadio driver, eccolo qua, e lo stadio di potenza, eccolo qua. Quindi l'amplificatore Williamson è un 4 stadi. Perché Williamson sceglie un'architettura a 4 stadi? Beh, i motivi sono assolutamente condivisibili e assolutamente ragionevoli. Perché lui dice, ma effettivamente io potrei anche evitare lo stadio driver e collegare le finali direttamente allo splitter. Sarei costretto a far lavorare lo splitter con uno swing di tensione talmente ampio che poi risulterebbe fuori dalla sua zona di miglior funzionamento. Quindi preferisco interporre uno stadio driver fra il nostro phase splitter e le finali, in modo da lasciar gestire l'amplificazione in tensione alle driver e lasciar lavorare il nostro splitter su segnali sufficientemente bassi da farlo lavorare bene. Non solo, anche lo stadio di ingresso, che ricordiamoci fa anche da sommatore per il segnale di retroazione prelevato dal secondario del trasformatore d'uscita, anche lo stadio di ingresso in questo schema a 4 blocchi, a 4 unità funzionali, può lavorare con tensioni
più corrette, non solo posso gestirmelo bene per avere un accoppiamento diretto senza condensatori, senza nulla, fra stadio di ingresso e stadio sfasatore, accoppiamento diretto che mi evita di introdurre delle costanti di tempo nel circuito, quindi dei condensatori di accoppiamento, che potrebbero rendere ancora più instabile il mio circuito stesso. E quindi tutto sommato il discorso fila. Beh, ci sarebbe da dire, tolgo una costante di tempo di lì, però devo comunque metterne una obbligatoriamente qui per accoppiare lo stadio sfasatore e lo stadio driver, e alla fine mi mangio parte del mio margine di stabilità proprio lì. Vabbè, comunque sono considerazioni utili. Al netto di questa questione, il fatto di far lavorare ogni stadio nella zona di funzionamento più consona è sicuramente un'ottima idea. Oltretutto utilizzava per gli stadi di segnale delle valvole SES N7, che sono delle ottime valvole, hanno una dinamica molto ampia, possono lavorare anche su segnali abbastanza ampi con distorsioni basse. Il nostro stadio driver, dicevamo, serve ad avere semplicemente un guadagno in tensione per poter pilotare più correttamente le finali, e poi le finali che sono, attenzione, delle KT66 Kinkless Tetrod collegate a triodo per avere comunque la massima linearità e in classe A. Quindi uno stadio che di per sé è già piuttosto lineare. Tanto più che vediamo il circuito di catodo di queste valvole non ha condensatori di bypass e ha una resistenza comune ai due catodi per bilanciare meglio il funzionamento delle due valvole. Poi abbiamo il nostro trasformatore di uscita e, ahimè, il nostro circuito di controreazione che abbiamo visto prima, che torna all'inizio. Circuito di controreazione che, a differenza degli altri amplificatori che abbiamo visto, non ha altro che un partitore resistivo, porta il segnale al catodo della prima valvola. Ecco, abbiamo visto negli altri schemi, che di fatto sono posteriori a questo, questo qui è del 47, gli altri che abbiamo visto erano dei primi 50, eccetera. Ecco, negli altri schemi ci sono delle costanti di tempo introdotte sul mio circuito di retroazione per migliorare un pochino il margine di stabilità del sistema. Qui non vengono messe. In realtà vediamo che poi nel 49 si corre ai ripari introducendo delle piccole correzioni. Diciamo che forse con la conoscenza che si aveva nel 47 della retroazione, e qui rischio di dire una stupidaggine ma azzardo, questo tipo di non dico sviste, ma di leggerezze sono assolutamente comprensibili. Un'altra cosa che vi vorrei far vedere, al di là dello schema che è interessante ma ormai visto e rivisto, il grafico che però ho piacere di farvi vedere è il grafico di risposta in frequenza e fase dell'amplificatore con e senza retroazione applicata. Perché? Allora, se io vado a vedere la mia risposta in frequenza, eccola qui, con e senza feedback, vediamo che con il feedback applicato ho praticamente una retta perfetta da 10 Hz a 20, 30, 40 kHz. Il mio problema è che ho queste due gobbette nella risposta in frequenza e questo buchino che c'è qua, che mi dovrebbero far pensare. Evidentemente a quelle frequenze ho delle risonanze brutte e quindi avrà una tendenza all'auto-oscillazione del mio sistema, del mio amplificatore. E in effetti c'è, perché è documentato che i Williamson 47, chiamiamoli così, avevano proprio questi problemi di stabilità a basse frequenze e ad alte frequenze. A volte tutte e due, a volte solo uno, a volte solo l'altro, perché erano problemi che venivano fuori magari in condizioni particolari di carico o di realizzazione del circuito. Però c'erano. Perché ci sono da progetto, Santa Polenta, sono qui da vedere. È realmente utile avere una retta perfetta fra 10 Hz e 40 kHz a costo di fare un circuito che di fatto va per i fatti suoi? Perché se noi guardiamo la risposta in frequenza, questa tratteggiata senza retroazione, in effetti non è così brutta. Ecco, qui abbiamo dei problemi di non monotonicità nella discesa, che ci dicono proprio guarda che qui c'è il trasformatore d'uscita che fa casino. Però se noi andiamo a prendere la risposta tutto sommato da 10, 20 Hz a 20 o a 40 kHz, la risposta in frequenza senza retroazione non è per niente brutta. Cioè abbiamo un meno 5 dB, più o meno mal contati, forse meno 4, da 10 Hz a 40 kHz. Quindi per guadagnare questo po' di linearità da 10 Hz a 20 Hz
realmente devo andare a scomodare 20 dB di retroazione mettendo sotto sopra il funzionamento dell'amplificatore e facendolo suonare molto peggio di come potrebbe? Se ragionassi con la testa del 47 direi, certo, caspita, guarda che ho abbassato l'impedenza d'uscita, ho linearizzato questo, ho raddrizzato la risposta in fase, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, però sono passati 80 anni dal 47, giusto? Nel frattempo si può progredire, no? Quello che vi voglio dire è: il mondo dell'audio dal 47 non è avanzato di tanto così, stiamo ancora facendo le stesse schifezze che faceva Williamson nel 47. Perdonate se uso il termine schifezze, perché ripeto, per il 47 non erano schifezze, erano dei colpi di genio. Perché erano dei colpi di genio? Perché nel 47 i trasformatori d'uscita, i trasformatori d'accoppiamento erano un gran problema, non erano particolarmente buoni, per usare un eufemismo. Avevano dei problemi di induttanze disperse, avevano dei problemi di risposta in frequenza, la qualità dei nuclei, la qualità degli avvolgimenti. Era tale per cui effettivamente l'uso di trasformatori era un problema. I trasformatori buoni, oltre a costare cari, erano ancora relativamente buoni. Ok? Questa della controreazione nel 47 è sembrato una specie di miracolo. Difatti, una delle cose che Williamson ribadisce più volte nel suo articolo è l'importanza di racchiudere nell'anello di controreazione il trasformatore d'uscita, perché è lui il colpevole della maggior parte della distorsione. Non che Williamson sbagliasse, il problema è che includendo il trasformatore d'uscita nell'anello di controreazione, aumentiamo il rischio di instabilità del nostro circuito in maniera enorme. Perché se quello non va, ripeto, continua a non funzionare neanche all'interno della retroazione. Avrò dei valori strumentali apparentemente migliori, ma non è che il trasformatore d'uscita pessimo comincia a funzionare solo perché gli ho buttato 20 dB di retroazione al secondario, capite? Queste cose dovrebbero essere chiare dopo 80 anni, invece sembra che non lo siano. L'utilizzo responsabile della controreazione in un circuito, se dobbiamo fare un circuito economico, non è di per sé da condannare. È quando affidiamo il buon funzionamento del circuito unicamente al fatto che sia controreazionato. Il problema è che un circuito che funziona bene con poca retroazione, come in questo caso, con ogni probabilità funzionerà benissimo e anche meglio se quella retroazione la tolgo. Se un circuito non funziona e lo devo raddrizzare con la controreazione, non funzionerà neanche dopo, o meglio, strumentalmente funzionerà, ma farà schifo. Dal punto di vista dell'ascolto, aggiungo io, noi questi circuiti li ascoltiamo, ma in realtà se anche questi circuiti servissero a controllare un servomotore e noi andassimo a verificare il funzionamento, ci accorgeremmo che questi circuiti controllano il servomotore molto male, ok? Quindi non è un problema che riguarda solo gli ascolti, riguarda qualsiasi utilizzo dei nostri circuiti. Però noi ci limitiamo agli ascolti perché il nostro mestiere è quello di fare dei buoni ascolti. Poi ci sarebbero delle questioni che riguardano la complessità del circuito stesso. Ecco, Williamson preferisce un circuito a 4 stadi, a 1 a 3, oppure a 2 stadi, perché lui dice questo circuito mi dà dei vantaggi elettricamente, il che va bene. Abbiamo anche visto che circuiti più semplici tendono a funzionare meglio, a suonare meglio. Questo certo a spese della messa a punto, a spese della selezione dei componenti, a spese di un sacco di cose, per cui un circuito a 2 stadi alla fine costa di più di uno a 4 stadi da fare. Perché quello a 4 stadi lo metti insieme, chiudi l'anello di retroazione e funziona. Quello a 2 stadi senza controreazione ti fa dire parolacce per la messa a punto. Poi c'è anche chi li fa senza metterli a punto e li vende a 2 soldi, ma ok, lasciamo perdere, se non ci perdiamo in 1000 rivoli. Vi consiglierei a tal proposito di andare a leggervi alcuni articoli pubblicati più recentemente che del 47 da un certo Nelson Pes, che parla proprio della distorsione introdotta dai dispositivi e quindi indirettamente dalla complessità dei circuiti. Un discorso che abbiamo fatto anche noi senza citarlo, perché francamente non sapevo che ne avesse scritto anche lui, ignoranza mia. Ho poi trovato più tardi i suoi articoli a riguardo. Quindi se non volete riguardarvi i miei video dove vi spiego perché
circuiti più semplici suonano meglio, andatevi a leggere gli articoli di Nelson Pes, che sicuramente è un interlocutore più valido del sottoscritto, che però dice le stesse cose. Detto questo, ci siamo levati dai piedi anche questo circuito Williamson, che ripeto non è per niente un brutto circuito. Se volete farlo funzionare non avete che da togliergli la linea di controreazione. Prendete il circuito del 47, eccolo qua, gli cancellate questa parte qua, gli mettete un buon trasformatore d'uscita, 2 triodi e siete a posto. L'unico problema, se fate questo, non è più un circuito Williamson, è semplicemente un amplificatore a 4 stadi con sfasatore e stadio driver. Però c'è una concreta possibilità che vi venga fuori un amplificatore che suonicchia piuttosto bene. Ah, e non oscilla. Va bene, battute di spirito a parte, grazie Williamson di quello che hai fatto nel 1947, perché noi nel 1947 non eravamo ancora nati e comunque abbiamo imparato. Grazie alle tue cose possiamo andare avanti e fare di meglio, con tutti i rispetti dovuti. Quale sarà il prossimo amplificatore o il prossimo progettista di amplificatori che prenderemo in esame nei nostri prossimi video? Non lo so ancora. L'unica cosa che posso dirvi è che noi ci vedremo a un prossimo video. Un saluto.